Ciao da Gabriele di Staticalmo, il canale che ti aiuta a prendere decisioni più rigorose per la tua azienda tramite la statistica. Voglio farti vedere un nuovo programma dell'elaborazione statistica che risulta la versione aperta di SPSS di IBM, se ne hai sentito parlare. Perché te la faccio vedere? Perché un altro programma che ti ho mostrato in altri video, sia JASP, non ha una funzione che mi interessa. Prima di farti capire di che tipo di funzione si tratta, ti presento il contesto. Innanzitutto io per caricare i miei dati vado su questa icona comune a vari siti, gli dico Open e seleziono i miei dati in CSV, vari formati e abbiamo le impostazioni, ma di solito quelle di base vanno abbastanza bene. Allora, abbiamo dati di questo tipo, quasi sicuramente vengono da Google Analytics, perché vedi che la data risulta aggregata e già la data ci darà problemi perché ce la piglia come string e non come formato data. Abbiamo tre tipologie di visitatori, A, B e C, e le azioni. Il proprietario del sito voleva capire quali tipo di visitatori ha avuto più azioni. Non so che tipo di azioni si tratta. Potrebbe trattarsi di click ad un acquisto, guarda un video o prenota un appuntamento per una consulenza, non lo so. Comunque, esistono varie strade per fare questo tipo di analisi. Una ha a che fare con le correlazioni e JASP ha questa funzione, ma non ha, ad esempio, le correlazioni parziali e non ha anche le autocorrelazioni, ossia il passato di una variabile spiega il presente. Ti faccio prima vedere le correlazioni. Ti dico subito che questo programma ha molte potenzialità perché di base usa R come anche JASP, ti mostra anche l'output di R nel caso vuoi portarlo su R, ma secondo me ha un grosso punto a sfavore che poi è una stupidata, ossia la dimensione dei caratteri che non si può modificare, cioè perdersi proprio in un bicchiere d'acqua. Tutto piccolino, soprattutto se hai una certa età e problemi di vista, questo programma ti manderà tranquillamente in bestia. Manda in bestia a me, figurati per qualcuno che ha esigenze più particolari. Comunque, andiamo alle correlazioni. Abbiamo visitatore A, B e C e le azioni. Io gli dico esegui, Pearson è quella lineare, non mi aspetto cose non lineari. Faccio vedere la matrice, questo qui non so cosa sia, vediamo. E lui sta eseguendo. Allora, beh, sì, questo è la classica grafico del calore, lo chiamano. Vabbè, comunque a noi interessa questo. Allora, ci serve controllare per riga o per colonna di azioni e vediamo che risulta significativo solo con A. Tra l'altro JASP ti mette gli asterischi per evidenziare la significatività. Se hai visto il video di JASP ti accorgerai che qua stiamo usando un approccio frequentista, quindi diciamo rigoroso sì, ma fino a un certo punto perché ha vari limiti. Ora, per fare la correlazione parziale, cioè la correlazione di questo e questo epurata da tutte le altre, perché se no mi viene fuori una cosa sporca che mi può portare a conclusioni sbagliate, mi serve fare un'altra cosa. Questo programma purtroppo non ci consente di calcolare le correlazioni parziali, ci servirebbe andare direttamente su R, ma ci consente di calcolare le autocorrelazioni parziali. Quindi io vado su Forecast e dico fammi il grafico della serie storica con le correlazioni, mamma mia che fastidio che dà il carattere così piccolo, e gli dico quali variabili voglio mettere a grafico, azioni, visitatore B, C, A, poi mi chiede in piccolo il tempo delle prime osservazioni oppure inserisci uno per una serie storica continua. Visto che, come anticipato, la nostra variabile data è una stringa, gli metterò 1, non alternative. Poi il numero di osservazioni per unità di tempo. Come vedi abbiamo 5.
giorni. Peccato che per vedere questa cosa ci siamo persi la scheda dove stavamo facendo quell'operazione, cosa che su Jasper non succede. Come vedi, come faccio notare, ogni programma ha i suoi vantaggi e svantaggi. Quindi bisogna ritornare, metto dentro A, B e C, oppure non sono io capace perché non conosco abbastanza, può anche... esiste anche questa opzione. Poi gli dico 1 e 5 perché abbiamo 5 giorni, poi dico grafici addizionali, mostrami autocorrelazioni e quelle parziali. Vabbè, questo lo posso lasciare vuoto, eseguo e qua mi fa vedere i grafici del tipo A, visitatore di tipo A, tipo B e tipo C. Tra l'altro puoi vedere cosa? Che 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Che il visitatore B ha un'autocorrelazione significativa a 2 giorni, quindi significa che tende a rivisitare ogni 2 giorni. E questa è un'informazione importante. Poi il visitatore A non ha niente di significativo, quindi la tipologia di visitatore A non risulta un visitatore costante. E infine la serie storica delle azioni e notiamo una cosa particolare. Abbiamo un'autocorrelazione significativa con il ritardo a 6, 7, 8. Quindi significa che ogni 8 giorni abbiamo una ripetizione. È come se tu andassi a comprare il latte ogni 8 giorni. Ripeto, qui non sappiamo esattamente di che tipo di azione si tratta per quel sito. Quindi, alla luce di tutto ciò, noi abbiamo questa informazione importante e questa. Con questo programma purtroppo non possiamo dire di più. Vero che comunque calcolare le correlazioni parziali su R piuttosto che su Python, così come l'autore delle correlazioni, richiede poco tempo, però non mi sembra il caso di farti vedere linee di codice. Quindi, se ti interessa vedere i risultati di questa analisi su JASP, scrivimi un commento e te la farò vedere come metro di paragone. Se invece preferisci vederla su R tramite un quaderno virtuale, fai lo stesso e provvederò. E se anche tu hai bisogno di vedere le interazioni al tuo sito in funzione della tipologia di pubblico che hai stabilito e controllare soprattutto se queste azioni hanno una periodicità, mi puoi contattare sui principali social e ci metteremo d'accordo sui dettagli. Ciao!